Vuoi iniziare a fare trading, ma ti trovi subito catapultato in piattaforme complicate, conti all'estero, tasse da gestire che ti fanno impazzire, call center che ti rispondono in chissà quale lingua. Beh, ti capisco, ci sono passato anch'io. Quando ho iniziato ad approcciare il mondo del trading mi sono ritrovato letteralmente immerso in un mondo estremamente complicato, un mondo che però in realtà non è poi così complesso. Girando e provando diversi broker, alla fine sono arrivato a IG. E oggi ti faccio vedere perché ho scelto di operare su IG, perché cosa lo uso e perché secondo me è la scelta più intelligente da fare per chi vive in Italia. Prima di partire, ovviamente un disclaimer: sappiamo che il trading è rischioso, che una buona parte, un 74% delle persone che approccia il trading perde soldi. Ecco, questo è un disclaimer importante da fare prima di parlare di trading. Però ora immergiamoci nella parte tecnica, vediamo come è possibile fare trading su IG e perché secondo me è una delle soluzioni migliori. E partiamo proprio dal perché lo uso. Ho scelto di utilizzare IG perché, uno, ha una sede fisica a Milano, quindi assistenza in italiano e una comodità e una praticità, una facilità d'uso estremamente più alta rispetto a molte altre soluzioni. 2. Il conto può essere impostato su regime amministrato o regime dichiarativo, quindi puoi decidere tu se optare per una o l'altra soluzione. Nel mio caso ho scelto il regime amministrato, quindi le tasse le pagano loro alla fonte per me e io ho maggiore tranquillità fiscale. Quindi mi basta semplicemente concentrarmi su una cosa sola: operare. Tutto il resto viene gestito a monte. 3. Cosa importantissima: i fondi sono tenuti in un conto segregato Unicredit, quindi abbiamo una maggiore protezione ai fondi, quindi possiamo operare in tranquillità, non come quelle piattaforme fatte in paradisi fiscali, offshore, chi più ne ha più ne metta, che depositi i soldi e non sai se li ritirerai. No, qua stiamo parlando di una sede fisica in Italia, a Milano, stiamo parlando di un conto segregato Unicredit, quindi una stabilità, una solidità maggiore. L'assistenza, abbiamo detto, velocissima, comodissima e in italiano. IG oggi è uno dei broker più solidi al mondo. È presente dal 1974, sì, ha più di 50 anni ed è regolamentato ovunque. Ecco perché ho scelto di utilizzare le sue piattaforme, sì, perché poi un insieme di piattaforme ci aprono le porte su oltre 19.000 mercati. Infatti su IG puoi fare trading su azioni, su indici, su forex, su opzioni, su materie prime, su CFD, insomma trovi tutto il necessario per poter operare. Soddisfa veramente qualsiasi voglia esotica dei trader, a mio avviso. E poi un'altra caratteristica importantissima è che le piattaforme di investing sono estremamente intuitive, quindi anche comode per chi sta approcciando ora il mercato e per chi non è proprio espertissimo magari di trading. Hanno un'academy interna, quindi una volta registrato tu puoi accedere ad un'academy dove ti spiega non solo come utilizzare la piattaforma, ma anche le basi del trading. Tutto gratuitamente, tutto trasparente, tutto estremamente semplice e comodo. Hanno poi una serie di strumenti professionali di analisi, di gestione del rischio, ma che sono anche relativamente semplici in realtà da utilizzare per chi è alle prime armi, che chiaramente però deve conoscerli, deve sapere a che cosa servono. In breve, quindi IG è un insieme di piattaforme di trading per professionisti, ma con una semplicità d'utilizzo adatta anche ai neofiti. Ovviamente io qua sotto ti lascio il link per provarla, poi aprire un account, iniziare a utilizzare i conti demo, per esempio se vuoi provare strategie. Conti demo tra l'altro molto semplici da utilizzare e fedeli in tutto per tutto al conto reale, quindi ti dà una buona capacità di analisi e di prova, di test delle tue strategie. Quindi qua sotto ti lascio il link per registrarti gratis e dargli un'occhiata dall'interno. Arriviamo ora alla parte tecnica, al cuore di questo video. Registrarsi è veramente semplicissimo. Infatti una volta cliccato il link che ti lascio qua sotto nella descrizione, pinnato nel primo commento, puoi cliccare semplicemente su apri un conto reale. Questo è IG, dando un'occhiata, scorrendo, puoi vedere tutto quello che fanno, tutto quello che hanno, anche l'app, però di fatto ti basta cliccare su apri un conto reale, completare i dati, quindi nome e cognome, email, creare un username da utilizzare poi per fare il login, puoi utilizzare anche la mail, creare una password, dire dove risiedi, dire che tipo di conto vuoi,
per fare trading ovviamente vai su CFD, tipo di conto questo qua, e acconsento a ricevere tutte le informazioni eccetera eccetera e li clicchi avanti. A questo punto ti verrà richiesto di fare la verifica dell'identità ovviamente, quindi dovrai semplicemente caricare un documento e attendere di essere approvato. Nel frattempo però puoi già ottenere un conto demo per poter iniziare a provare le tue strategie, così nel frattempo che aspetti che la verifica venga eseguita, che comunque è estremamente veloce, ci vuole veramente poco tempo, intanto puoi divertirti a fare un po' di trading e testare le tue strategie. Per attivare poi definitivamente il tuo account, quindi iniziare a depositare e a operare sul conto reale, ti arriverà una mail in cui ci saranno gli estremi di IG per fare un bonifico. A questo punto puoi fare un bonifico, può essere anche un bonifico simbolico veramente di 5 euro e serve per attivare il conto. Questi 5 euro, 10 euro, 1000 euro, insomma quello che è l'importo del tuo bonifico, verrà accreditato ovviamente sul tuo saldo, quindi non è che se lo tengono loro. Questo serve per verificare appunto il tuo conto, verificare le informazioni che hai dato anche dal punto di vista fiscali e attivare finalmente il tuo conto. Una volta fatto potrai ovviamente depositare come meglio credi, potrai utilizzare di nuovo bonifici e ci possono volere tra i 3 e i 5 giorni, oppure i depositi diretti con PayPal o con carta. Sono tutti free, ma adesso ti mostro come si fa. Completata tutta la procedura ci dovremmo trovare a questo punto. Ecco qua. Questa è la piattaforma vista dall'interno, ti vado a mostrare che cosa abbiamo. Abbiamo ovviamente un po' di prezzi in tempo reale, una sezione notizie molto interessante, abbiamo i G Academy e webinar, quindi possiamo andare a vedere sia i webinar che l'accademia vera e propria con tutti i vari corsi, tutto quello che serve. Abbiamo poi, come vedi, molto semplice, una sezione home in cui abbiamo benvenuto Stefano, aggiungi conto se vuoi aggiungere altri conti, quindi sì, puoi avere diversi conti per poter operare, puoi utilizzare sia le piattaforme web, quindi fare trading sia dal web, tra poco ti mostro come, sia invece scaricando MetaTrader. Personalmente preferisco farlo sul web. Abbiamo poi un conto CFD, in questo caso è un conto reale, ho caricato i famosi 5 euro di attivazione conto, ma potevo anche tranquillamente versarne di più, ora ne ho versati 5 in modo da farti vedere invece come avviene il versamento anche con carta, come è immediato. Cliccando apri la piattaforma, mi apre sostanzialmente la piattaforma per fare trading, ma su questo ci arriviamo tra poco. Cliccando versamenti invece mi fa depositare, quindi andiamo subito a versare, io clicco versamenti e qua mi fa vedere che cosa posso usare la carta, è gratuito, PayPal gratuito, oppure banca, ci possono volere tra 1 o 3 giorni lavorativi, gratuito anche in questo caso. Quindi io clicco carta perché voglio in questo caso caricare con carta, scelgo la valuta, euro, scelgo l'importo del versamento, quindi quanto voglio caricare, il deposito minimo è 10 euro, io voglio mettere per esempio 1000, il numero della carta, data di scadenza, insomma come fare un acquisto su Amazon, veramente semplicissimo. Quindi ora vado a completare con i dati. Ecco qua, completato tutto, mi basterà cliccare su versamento, quindi clicco versamento e deposito. Ecco qua, ora mi dice conferma qui, io vado a confermare, pagamento confermato. Voilà, fondi 1.500, quindi sono arrivati immediatamente. Ora torno nella home e me li vedrò accreditati qui, eccoli qua. Quindi veramente velocissimo, semplicissimo, in un paio di clic sei dentro e puoi operare. Andiamo ancora giù, scorriamo, abbiamo anche i conti demo. Qui ad esempio ho lanciato un conto demo che ti vado a mostrare tra pochissimo, i conti demo sono da 30k e sto provando diverse strategie. Ho provato a tradare su diversi indici, su diverse cose, azioni e così via. Ti mostro qua anche cripto come funziona. Ti devo dire la verità, io non ho mai operato cripto su broker, questa è la prima volta che provo, infatti sono partito dalla modalità demo, apro la piattaforma, ti vado a mostrare così anche come si vede l'interno. Infatti tendenzialmente uso IG per azioni, materie prime e indici, non faccio forex. Le cripto in genere mi sono sempre orientato su exchange tradizionali, però devo ricredermi perché in effetti operando qui ho fatto un po' di test, come vedi ho aperto un po' di posizioni che tra l'altro adesso andiamo a chiudere, chiudi, vedi anche le commissioni non sono altissime, chiudi, ecco qua questo conto aperto qualche giorno fa, 30k, sono attualmente a 30k79, è un conto demo ovviamente, però ho testato, ho provato le mie strategie prima di andarle ad applicare invece sul conto reale. E andiamo ad aprire il conto reale così lì ti mostro direttamente come funziona, che cosa si può fare. Allora apri la piattaforma, ecco qua,
come vedi è identico. Abbiamo degli spazi di lavoro, questo è molto interessante, io posso aprire ovviamente più grafici, quindi avere più spazi di lavoro, gestirmeli, scorrere, veramente fare tutto quello che voglio. Qua sulla sinistra, molto intuitivo, abbiamo una sezione con cerca, dove posso semplicemente cercare l'asset su cui voglio puntare, indici, FX, quindi Forex, cripto, azioni, materie prime, bond e tassi, ETF. Quindi posso divertirmi, tradare in un sacco veramente di cose. Allora, per esperienze ti vado a mostrare, le azioni richiedono un capitale più ampio per operare, perché hanno delle commissioni più alte. Quindi se io voglio andare a fare trading, ricordo, si parla di trading, non sto acquistando e detenendo azioni, ricevendo dividendi e cose varie, sto facendo trading, quindi sto scommettendo di fatto sull'andamento del prezzo a rialzo o a ribasso, quindi long o short. Io posso cliccare Intesa Sanpaolo, per esempio, mi apre il grafico, quindi io posso vedere già qua qualcosina, ho la sezione notizie, ho il sentiment dei clienti, questo è molto importante, molto interessante, ho il fondamentali, quindi tutta la sezione con i fondamentali ovviamente, la sezione grafico, inutile dirlo, poi posso tradare, quindi andare a mercato, quindi entrare ora a questo prezzo, long o short, in questo caso sell o buy, posso fare un ordine, quindi dire a che livello di prezzo, come puoi vedere qua, il livello di prezzo, a che livello entrare, ma tra poco faremo un caso pratico. Poi posso impostarmi degli alert, quindi se voglio delle notifiche quando si verifica un determinato evento, una certa variazione, posso quindi poi agire sul mercato, e poi la sezione info dove mi dice slippage, distanza minimo di stop garantito, quindi per la negoziazione, codici, quindi codici, requisiti di margine, mi dice quali sono i margini da utilizzare, tutto il resto. Ora, se io però volessi aprire per esempio un trade in questo momento, una cosa molto comoda è che ci mostra in modo trasparentissimo sul momento a quanto ammontano le commissioni. Esempio, parliamo di azioni, io qua posso acquistare minimo un'azione, ecco perché dico ci vuole un capitale un po' più alto, perché se voglio aprire per esempio un'operazione su Intesa che ha $5, dico un'azione, ecco qua gli dico sell o buy, io voglio per esempio comprare, quindi buy, eccolo qua mi dice ti serve $1 di margine, quindi io posso aprire una posizione anche con un conto relativamente piccolo, ma attenzione, costi di apertura. Quindi tu dovresti cliccare qui e guardare le commissioni. Le commissioni, come vedi, sono costi di apertura totali $5,25, costi di chiusura totali $5. Quindi in totale io ho $10,25. Quindi su una posizione che sto aprendo da un'azione, quindi da $5,40, ho un 189% di commissioni. Quindi prima che Intesa Sanpaolo mi faccia il 189% di commissioni, la vedo dura e sarei comunque in pari. Ovvio che discorso diverso se io apro con 100 magari, allora con 100 vado a vedere i costi, la commissione dell'1,94%. Perché? Perché sto aprendo con un conto più alto. Come vedi, in questo caso il mio margine sono $100, ma sto aprendo 100 azioni per $5,30. Se apro con 1000, inutile dirlo, vado a vedere le commissioni, di nuovo stiamo parlando di €14, quindi uno 0,26%. Ricordati, mi raccomando, che c'è anche il costo di gestione giornaliera, quindi più tieni le posizioni aperte, più chiaramente devi pagare anche queste commissioni per tenere la tua posizione attiva. Però in questo caso, quindi per chi vuole fare trading azionario, servono dei capitali più ampi. Se invece andassimo a operare per esempio sugli indici, quindi io andassi a prendere per esempio un US 500 Future, che cos'è? L'S&P 500 sostanzialmente, vado a tradare, anche qui in questo caso il contratto minimo è 0,25, quindi se io gli dico 0,25, di nuovo voglio fare un buy, ecco qua che le commissioni sono più piccole, mi chiede un margine di almeno $80, se vado a vedere le commissioni parliamo di uno 0,032% complessivo, cioè 9 centesimi per aprire, 9 centesimi per chiudere. Costi di gestione giornalieri 0,33, se la tengo, chiaramente se faccio uno swing trade, se opero intraday, apro, chiudo, è una cosa, ovviamente viene tagliato anche questo costo. Se invece lo tengo per più giorni vado a sommare questo costo qui. Però qui, come vedi, anche con una posizione più piccola parliamo di un costo estremamente minore. Se apro una posizione a $320 di margine, quindi apro sostanzialmente un'unità sul US 500, quindi sull'S&P 500, allora le commissioni sono anche in questo caso veramente ridicole.
Passiamo anche a vedere per completezza il Forex, esempio euro-dollaro. Se io voglio tradare, mettiamo contratti, il minimo è 0,13, qui sono sull'euro USD mini, quindi con contratti più piccoli. Se faccio un buy, ecco qua, anche in questo caso le commissioni, come vedi, sono basse. Sono 5 centesimi apertura, 5 centesimi chiusura, totale dei conti di nuovo per la gestione giornaliera 0,32. Quindi anche in questo caso sono molto basse. Materie prime, ancora una volta andiamo a prendere per esempio il gold, quindi se io voglio tradare sul gold, anche in questo caso unità minima 0,25, facciamo finta di voler fare un buy, parliamo di almeno 41 euro di margine, quindi ancora una volta non servono margini enormi, guarda le commissioni, anche in questo caso sono relativamente basse. Abbiamo 4 centesimi apertura, 4 centesimi in chiusura, quindi abbiamo un impatto dello 0,05%. Questo ci permette in un certo senso anche di andare a fare un po' di scalping volendo sull'andamento del prezzo. Qui ovviamente c'è il finanziamento overnight. Chiaro che se io chiudo di nuovo la posizione prima della sera, quindi prima, come vedi qua, delle 23, posso evitare questa commissione e allora tolta questa commissione abbiamo uno 0,04, quindi 0,08 centesimi, quindi le commissioni veramente ridicole, bassissime, veramente ottime. Come abbiamo detto, bond e tasse, abbiamo anche gli ETF. Andiamo a vedere le cripto, perché io qua oggi voglio operare sulle cripto. Perché? Perché è la prima volta che opero su un broker come IG, su una piattaforma come IG, sulle cripto. Come ho detto, io generalmente utilizzavo gli exchange, però facendo un po' di test qua su IG ho deciso di portare anche parte della mia operatività cripto qua sopra e ora ti mostro il perché. Se io vado a aprire per esempio Bitcoin, diciamogli in questo caso di aggiungerlo allo spazio di lavoro, così siamo più ampi, basta cliccare qua e ti mostro subito cosa succede. Eccolo qui, me l'ha portato qua sopra, io ce l'avevo già aperto come vedi, però me l'ha portato qua sopra. Tra l'altro vedi che qua c'è una freccina, andiamolo a chiudere, vedi che qua c'è una freccina, su alcuni compare, su altri no. Che cos'è? Mi permette di utilizzare uno strumento più o meno grosso. Esempio, Bitcoin $1, se io vado a mettere Bitcoin $1 e vado a dargli per esempio un contratto, gli dico buy, gli dico trade, vedi, io sto aprendo un contratto, cioè sto aprendo con un Bitcoin, quindi devo avere di margine ovviamente $51.900. Io posso anche dirgli il minimo 0,01. Su questo contratto qui io posso aprire su Bitcoin, ma mi servono $519. Questi sono i contratti che stavo aprendo prima in demo. Se invece vado a utilizzare un capitale più piccolo, posso andare a cliccare qua 0,1, quindi avremo un contratto più piccolo dove lo 0,01 per noi equivale a $50, quindi posso aprire posizioni a partire da 50 euro. Costi d'apertura, andiamo a vedere le commissioni. Su queste commissioni qui, come vedi, ho un totale costi giornalieri di gestione, anche in questo caso supero le 23, ho 7 centesimi di costi. Se non supero le 23, quindi faccio sostanzialmente day trading, opero durante il giorno o faccio scalping, ho uno 0,06 centesimi. Quindi stiamo parlando complessivamente di uno 0,1% di commissioni sulla mia operazione, più ovviamente giorni la tengo attiva, più vado a pagare questo 0,7, 0,7, 0,7 e così via. Se scalpo o se faccio trading durante la giornata, le commissioni sono ovviamente più basse, sono la metà in questo caso. Qui non è uno 0,1 ma uno 0,05%. Ora, sono delle commissioni relativamente comunque basse. Quindi sono a tutti gli effetti commissioni simili a quelli degli exchange. Sono magari un pochino più alte, però ho la garanzia di operare su un broker, su una piattaforma seria. Cioè, quando opero sugli exchange e tengo tanti soldi sugli exchange, obiettivamente se voglio fare trading e mi trovo l'exchange che crolla, che fallisce, ci sono sempre un sacco di dubbi, c'è sempre un sacco di paura. Sì, ci può operare con qualche soldo là sopra, però se hai un capitale maggiore, quindi vuoi magari fare trading, ancora una volta, non acquisto spot, ma trading long, short, sul mercato cripto, anche in questo caso farlo su queste piattaforme qui, farlo su IG, oltre a essere abbastanza competitivo lato commissioni,
e anche estremamente più sicuro, perché parliamo di una piattaforma attiva da 50 anni, ultra regolamentata, con un conto segregato a Unicredit, fondi assicurati, insomma stiamo parlando di tutto un altro livello. Qui parliamo della finanza tradizionale, non parliamo dell'ultimo exchange uscito che è dubbio, non si sa se sta in piedi o meno. Ecco perché secondo me può essere, per chi vuole fare trading anche sul mondo cripto, una buona soluzione anche operare qua su IG. Una cosa non esclude l'altra, per carità, però secondo me può essere sicuramente molto comodo. Vediamo allora come aprire una posizione. Io posso entrare cliccando trade a mercato, quindi acquistare ora, in questo momento, oppure piazzare un ordine, quindi posso piazzare un ordine long o short. Vediamo anche per comodità il grafico. Io sul grafico, come puoi vedere, posso ovviamente scorrerlo, stringerlo, guardare quello che voglio vedere, anche in questo caso dati di mercato, sentiment clienti, notizie o tutto quello che serve. Posso andare a impostarmi se voglio un grafico mensile, se voglio un grafico a 10 secondi, se voglio un grafico a un'ora, se voglio un grafico giornaliero. Io generalmente opero con un grafico giornaliero. Posso selezionare il periodo da mostrare, se mostrare un giorno, se mostrare una settimana, se mostrare 5 anni, quindi se clicco 5 anni mi mostra un periodo di 5 anni, se gli mostro l'ultimo mese mi fa vedere l'ultimo mese, come è andato il mercato, in modo da potersi focalizzare bene in una determinata direzione. Se gli mostro l'annuale, qua mi mostra l'annuale, ovviamente poi con grafico giornaliero, e quindi a seconda di quello che mostro o la data mi va a mostrare una cosa piuttosto che un'altra. O poi la possibilità di mettere un grafico, 2 grafici se voglio paragonarlo a qualcos'altro, o mettermi un altro time frame, quindi contemporaneamente vado a ingrandire per comodità, ecco qua. Contemporaneamente io posso vedere per esempio il giornaliero, però operare sul 4 ore, quindi fa delle cose molto comode a mio avviso. Torniamo al grafico, o posso mettermi 4 time frame ovviamente diversi. Qui posso, come vedi, un grafico, 2 grafici invece orizzontali sopra e sotto, 3 grafici invertiti, 4 grafici. Abbiamo poi gli indicatori. Qua ci sono tutti gli indicatori più conosciuti, quelli più comodi sicuramente da utilizzare, quelli più utilizzati. Io tendenzialmente non uso indicatori. Poi possiamo tracciare tutto quello che vogliamo, i nostri Fibonacci, possiamo tracciare le linee di Gann, possiamo fare le estensioni, possiamo scrivere, disegnare, posso fare veramente quello che voglio, posso ovviamente mostrare tracce, linee di prezzo, quello che voglio. Poi posso aggiungere anche gli eventi. Quindi io posso per esempio selezionare, facciamo così, seleziona tutto e lui mi andrà a mostrare quelli che sono sul grafico gli eventi. In questo caso gli ho dato gli eventi maggiori USA, quindi avvio cantieri edilizi, CPI e tutto quello che ne consegue. Quindi mi andrà a mostrare l'alert, o guarda che c'è questo evento, vedi qua sotto calendario, salari del settore non agricolo e così via. Quindi io so che in questo giorno ci può essere magari più o meno volatilità e posso mettere quelli del Regno Unito, degli Stati Uniti, Australia, Canada, Italia, Eurozona, quello che voglio. Ora deseleziono, posso poi andare a scegliere il tipo di candele o il tipo di grafico, posso scegliere la scala, se percentuale o lineare, il layout, posso anche salvarmelo così ce l'ho sempre a posto, posso configurare il grafico, di nuovo colori, posso veramente fare tutto quello che voglio, zoomare, ridurre, posso veramente fare tutto ciò che voglio. Adesso andiamo ad aprire però una posizione, quindi ora ho messo full screen, posso anche togliere il full screen e in questo caso mi viene mostrato qua e qua di lato le posizioni e gli ordini di apertura. Posso anche aggiungere, come vedi qua, cronologia, alert, notizie, signal center, tip ranks, calendario economico, cioè ho tutto, ho veramente tutto, è comodissima, è veramente comodissima. Inizialmente magari ci si può sentire un attimo smarriti perché non si è magari abituati a utilizzare, soprattutto per chi arriva dal mondo cripto, un broker per operare, però ti posso dire che in realtà ci si adatta molto velocemente. Ora per esempio voglio aprire un trade, quindi vado qua su mercato, io voglio entrare a mercato, posso aprire con 0.01, $50 di margine, commissioni relativamente basse, quindi ora entro e inserisco il mio ordine. Tac, siamo a mercato, abbiamo appena aperto a mercato, sono ovviamente in perdita di 6 centesimi, perché? Perché ho aperto il costo d'apertura di 6 centesimi. Quindi ora ho aperto la mia posizione, la trovo qui, come puoi vedere mi dice l'apertura, quindi il prezzo a cui sono entrato, l'ultimo prezzo, quindi quello attuale, e posso andare a impostare un limite per la chiusura. Quindi io posso dirgli guarda, chiudimi questo ordine a 119.300 per esempio.
Se io clicco mi fa vedere anche che cosa ho di commissioni. In questo caso le commissioni costi di chiusura totali sono di 0,03. Spread di chiusura e voilà, avrei questo impatto qua, che tanto però mi aveva già preventivato prima. Quindi tolto questo, lui mi fa vedere adesso il limite, l'ordine al limite. Quindi se io vado qua, eccolo lì, vedi? Io andrò a chiudere praticamente su questo livello qui, me l'ha mostrato qua. Voglio poi per esempio aprire un ordine, quindi guarda però, io sono entrato in questo momento, allora facciamo così che è più comodo, io sono entrato in questo momento a 118, come puoi vedere qui, 118,777. Ok, però metti che il prezzo scende, allora posso selezionarmelo, voglio piazzare un altro ordine in acquisto. Quindi vado, mi scelgo un livello di prezzo, per esempio se scende di $1.000 voglio che mi ricompri, quindi accumulare, ed ecco qua posso dirgli guarda ricomprami quando mi scende di quel livello lì. Ancora una volta i costi sono sempre quelli di prima, bassi, posso avviare il mio ordine al limite. Ovviamente non pago commissioni su questo ordine finché non viene eseguito. Questo è un ordine al limite, un ordine che verrà eseguito se il prezzo si muove, chiaramente scende su questo livello in questo caso. Quindi gli dico sì, inseriscimi un ordine. Eccolo qua. Andando qua poi in ordini di apertura, eccolo lì, io mi vedo il mio ordine, posso anche cambiare il livello se lo voglio scalare. Ora posso anche impostarmi un limite, quindi viene eseguito immediatamente, mi viene eseguito l'ordine, quindi viene acquistato in questo caso Bitcoin, 0.01 Bitcoin, o anche già il take profit, l'ordine al limite impostato o lo stop loss impostato. Quindi anche in questo caso molto comodo. Facciamo finta di voler aprire un altro ordine, quindi livello di prezzo, tac, questa volta se scende di un altro 1000 facciamo finta, ancora una volta gli do il buy, quindi seleziono l'importo, seleziono il livello di prezzo, clicco buy o sell, oppure nell'ordine trade se voglio entrare sul momento. In questo caso lì clicco buy, eccolo qua, inserisci ordine, tac. E qui abbiamo un secondo ordine, quindi qua abbiamo i nostri due ordini, ci dice di quanto stiamo comprando e ci dice quello attuale e il take profit di quello poi che abbiamo avviato, quindi molto semplice. Tra l'altro, e ora ti vado a mostrare qua sopra, c'è una sezione importantissima. Questa è la sezione dove mi mostra il saldo, quindi quanto ho in totale sul conto, le perdite e profitti non realizzate ancora in questo caso, quindi 8 centesimi in questo caso di perdita, mi dice poi il margine che ho utilizzato, 150 euro, perché sono circa 50 euro per 3 ordini, uno avviato ora e gli altri 2 al limite, quindi sono 3 per 5 15, quindi siamo su 150 euro, e poi quanto margine ho ancora disponibile, quindi quanto ho di disponibile del mio conto per continuare ad aprire operazioni. Se io clicco qua mi mostra quindi il saldo, i profitti perdite, il margine utilizzato, il disponibile e i fondi totali. Qua io ho il totale, ho utilizzato per ora il 15% del mio capitale totale, quindi queste sono le statistiche. Tutto qua, molto 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 semplice. Posso in qualsiasi momento poi cliccare effettua un versamento, quindi andare a versare, ho tutti i miei dettagli del conto, quindi veramente mi posso gestire in modo estremamente semplice qualsiasi cosa. Da questo banner laterale io vedo tutto, contemporaneamente vedo anche ovviamente come sta andando, quindi profitti e perdite, e esattamente come ti ho mostrato di là sul conto demo, man mano che vengono aperte le nuove operazioni, quindi magari il prezzo scende, mi va a mostrare ovviamente anche tutte le varie operazioni come sono, di quanto sono in profitto o in perdita. Ora è inutile vado ad aprirne un'altra in questo momento perché siamo molto vicini a quella precedente, però ecco, se il prezzo dovesse stornare abbiamo nostri già ordini piazzati. Ora questo qua lo lascio andare, ti porterò ovviamente aggiornamenti su come va qua il trading cripto su IG. Ti mostro ancora per completezza, torniamo indietro, torniamo alla dashboard, perché tu dalla dashboard puoi vedere contemporaneamente tutto. Infatti puoi vedere tutti i vari conti che stai usando, ad esempio qua sto usando il mio conto cripto, in questo caso per operare sulle cripto io vedo in tempo reale perdite e profitti, fondi disponibili, margini e i fondi totali. Io posso anche qua chiamarlo come voglio. Qui ad esempio lo chiamo conto Bitcoin e in questo modo io so che questo è il mio conto Bitcoin. Se poi voglio aggiungere un conto invece a parte con cui operare per esempio sulle azioni, posso farlo e chiamarlo conto azioni, creare un nuovo conto dove invece opero sull'indice o materie prime, di nuovo conto materie prime, conto indici. Veramente mi posso muovere in un modo estremamente comodo. Qua intanto il conto demo sale e corre e come hai visto è praticamente identico, conta anche in quel caso commissioni, tutto esattamente come fosse un conto reale. Quindi tu puoi anche in demo
costruire delle strategie che però sono effettivamente poi attuabili nel conto reale. Abbiamo poi una sezione conti dove ti mostra i vari conti, quindi puoi selezionare il conto Bitcoin in questo caso, conti demo è a parte. Qui se ho diversi conti li posso selezionare, posso vedere le transazioni fatte, quindi il deposito, tutte le varie operazioni, li posso mettere per esempio negli ultimi 90 giorni, cosa ho fatto, vedi storico, ho depositato, poi gli ordini effettuati, eccoli qua, e ho gli ordini in acquisto, sia quelli eseguiti a mercato, sia quelli invece che devono ancora essere eseguiti. Ho poi i dettagli del profit and loss, quindi come sto andando. Poi posso vedere di qua pagamenti, dettagli bancari, conversione valuta, invio da ricevuto di pagamento, trade analytics. Vediamo per esempio, ora non ci sono abbastanza posizioni chiuse, quindi non ho un'idea di quello che sono le trade analytics. Ovviamente nel momento in cui andrò a chiudere delle posizioni viene creato un report, te lo posso dire perché io già l'ho fatto sull'azionario per esempio, viene creato un vero e proprio specchietto, report, dashboard, chiamala come vuoi, ma che ti mostra quello che è il tuo andamento, come sta andando il tuo profilo di trading, quindi come sta andando il tuo conto di fatto. Anzi, vediamo se me lo mostra anche nel conto demo, perché se me lo mostra nel conto demo forse riesco a farti vedere. No, nel conto demo purtroppo non c'è quella voce lì, altrimenti ti farei vedere qua come viene mostrato. Comunque, nel complesso, come visto, è una piattaforma veramente molto 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 semplice da utilizzare. Che dire? Per me è uno strumento estremamente comodo. Quando ho iniziato a usarlo un po' di tempo fa mi sono trovato veramente bene, più che altro perché posso tradare sia sulle materie prime che sul forex, volendo, anche se non uso il forex, che sugli indici, che sulle azioni, però da un'unica piattaforma, senza dover andare a aprirmi veramente account e conti su 1000 cose. In più ho provato il conto cripto in questi giorni proprio per fare questo video qui, per vedere effettivamente come ci si trovava, e ti posso dire che è estremamente comodo anche da questo punto di vista ed è assolutamente utilizzabile anche in alternativa ai classici exchange se si vuole essere un po' più tranquilli, ecco, e operare con capitali un po' più importanti. Perché ovviamente il fatto che IG sia una piattaforma regolamentata, solida e con una grande esperienza sul mercato, perché parliamo di 50 anni di presenza sul mercato, che non sono pochi, è stata una dei pionieri, no, nell'era del trading, e che questo mi fa sicuramente stare estremamente più sereno, più tranquillo nell'avere dei fondi chiaramente depositati sopra con cui operare. In chiusura, reazioni a caldo di questa operativa, più che altro sul conto cripto, perché come ho detto già la utilizzavo per quanto riguarda il compartimento azionario e indice materie prime, però cripto ancora non l'avevo usata. Ho avuto anni e anni fa con le primi broker, non era IG in questo caso, che aveva aperto la possibilità di operare sul mondo cripto, avevo avuto delle brutte scottature perché avevano veramente delle commissioni troppo alte, molto alte, ed ecco perché poi ho spostato la mia operatività su invece gli exchange tradizionali. Vedendo però IG ho detto ma sì, c'è il conto cripto, testiamolo, vediamo com'è. Ho iniziato a aprire qualcosina come visto in demo e ho visto che le commissioni sono relativamente basse, soprattutto se si opera con cifre importanti, e allora ho detto ok, perché non provare, non testare un po' IG anche per il mondo cripto. E devo dirti che sono rimasto piacevolmente sorpreso, nel senso che è molto comoda, come vedi, è esattamente come utilizzare un exchange, però è una solidità e una sicurezza ovviamente diversa. Tutto un altro livello, senza contare la parte delle tasse, perché fino ad oggi, ok, era un paradiso operare sulle cripto. Oggi però, con una fiscalità più presente, che molte volte impazzisci, non capisci, carica sulla piattaforma e il commercialista ti dice no, non va bene. Ecco che ho detto, per la ciccia magari utilizziamo questa soluzione, perché è regime amministrato, io devo solo aprire e chiudere le posizioni, fine. Quindi molto molto comodo, senza più tutte le rotture di scatole, star dietro, impazzire con i vari documenti, cose da presentare per fare le dichiarazioni. Che dire, ti lascio qua sotto il link per provare IG, per iniziare un po' a muovere i primi passi all'interno di questa piattaforma. Ti garantisco che è veramente molto molto comoda. Inizialmente, come ho detto, può sembrare un po' strana, soprattutto per chi non ha mai usato dei broker, però in realtà poi operare, una volta che ci prendi la mano, magari riguarda più volte questo tutorial, vedrai che è molto semplice. Ti ringrazio per essere stato qui con me. Per qualsiasi domanda, se vuoi approfondire dei temi particolari su IG, se vuoi che facciamo dei video dedicati magari a una o più funzionalità, scrivimi, mi raccomando, qua sotto nei commenti. Ti ricordo che ti lascio il link qua sotto per provare IG. Un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video.